Alza la mano se almeno una volta nella tua vita non ti è capitato di essere vittima di un tentativo di phishing. Come abbiamo visto in diversi video precedenti, le macro categorie di minacce a cui siamo esposti al giorno d'oggi sono riducibili semplicemente a due. La prima è relativa al furto di password e la seconda appunto al phishing. Mentre per il furto di password abbiamo trovato una soluzione praticamente definitiva per mezzo dell'adozione delle passkey, per quanto riguarda il secondo tipo di minaccia c'è ancora molta confusione. E dire che tramite il phishing, che consiste nell'invio di email fraudolente che tentano di indurci a compiere un'azione, vengono infettate circa l'80% delle macchine che risultano appunto infette da malware. Tuttavia esiste un sistema estremamente semplice per riconoscere le mail fasulle, ma sia dalle domande sulla community sia dalle osservazioni che mi fanno i miei clienti mi sono accorto che questo è sconosciuto ai più. E allora non perdiamo tempo e andiamo immediatamente a vedere come riconoscere senza ombra di dubbio una mail di phishing. Ti senti pronto? Iniziamo. Ci basta andare a dare un'occhiata alle notizie degli anni precedenti per vedere che il phishing è un fenomeno in fortissimo aumento nel nostro paese. Se pensiamo che nel 2022 circa l'80% delle aziende ha subito attacchi via email, vediamo che nel 2023 il fenomeno è aumentato di un ulteriore 20%. Sarebbe tuttavia un errore pensare che questo sia un fenomeno circoscritto alle realtà aziendali, perché gli utenti privati non solo non sono da meno, ma in certi casi sono molto più esposti rispetto alle aziende per una pluralità di motivi. In primo luogo per il fatto che le aziende hanno delle protezioni più strutturate, mentre nel caso degli utenti privati tutto quanto è rimesso al buon senso dei singoli. Niente panico, niente panico. Scherzi a parte, davvero niente panico. Innanzitutto perché quasi tutti siamo in grado di riconoscere la maggior parte delle email fasulle, anche perché contengono degli evidenti errori grammaticali come queste qui che ti sto mostrando. Ma guarda che il mio falegname con 30.000 lire la fa meglio, Va, non ha neanche le unghie, dai. Ma come vengono perpetrati praticamente questi attacchi? Beh, innanzitutto c'è da dire che sul dark web sono disponibili una serie di programmi che costano relativamente molto poco e che sono in grado di mandare decine di migliaia, laddove non centinaia di migliaia di mail al giorno ad indirizzi casuali. Ma se a questi aggiungiamo il fenomeno del furto delle credenziali, ti ricordo che esistono dei veri e propri database di email esistenti ed utilizzate a cui, benché sia stata cambiata la password, è possibile inviare delle nuove mail di phishing perché sono appunto indirizzi noti. Ma cosa succede nel momento in cui viene utilizzato un programma come questo, o meglio ancora, uno di quelli cosiddetti professionali e una mail arriva nella nostra casella? Beh, per capirlo non c'è niente di meglio che andare a visualizzare il messaggio che mi sono appena inviato e che è regolarmente arrivato corredato di tanto di falso file di testo che in realtà vorrebbe contenere un malware. Andiamo ad aprire questo messaggio e ad analizzarlo, perché ti ricordo che la semplice apertura del messaggio è sempre possibile e non comporta alcuna forma di infezione, a meno che non andiamo poi successivamente a cliccare sugli allegati oppure eventualmente su dei link che ci vengono proposti. Ed eccoci qua, come puoi vedere ho l'onore di essere stato appena invitato a pranzo niente po' di meno che da William Henry Gates III, meglio noto come Bill Gates e a noi più familiarmente noto come il vecchio zio Bill. Come puoi vedere la mail proviene esattamente da un indirizzo microsoft.com e lo zio Bill mi dice che mi aspetta lunedì alle 12 e mi allega un file con le istruzioni per raggiungere casa sua. Stendendo tuttavia un velo pietoso sul fatto che questa mail è palesemente fasulla e facendo finta invece che si tratti di una mail un pochino più credibile dal punto di vista
tecnico. Come andiamo a sincerarci se una mail proviene realmente da quell'indirizzo oppure se si tratta di un tentativo di phishing? La prima cosa che andremo a verificare è quella di cui abbiamo appena parlato, e cioè la legittimità dell'indirizzo. Come vediamo, teoricamente questa email proviene da un indirizzo microsoft.com. Cosa succede tuttavia nel momento in cui andiamo a cliccare su questa piccola frecciolina qui sotto? Vediamo che si apre l'indirizzo e in realtà è stato, come si dice in gergo, spufato, perché l'indirizzo reale non è microsoft.com, ma si tratta invece di un indirizzo gmail.com, e questa dissonanza già naturalmente ci indurrebbe a pensare che si tratta di un messaggio di spam. Tuttavia è possibile che alcuni programmi vadano a modificare anche questo indirizzo rendendolo assolutamente identico a quest'altro. Per cui ci dovremo spostare alcune righe più sotto e vedere attraverso quale provider è passata questa email. E infatti vediamo che il mittente ci viene confermato essere come un indirizzo gmail.com. Quindi anche se qui ci fosse scritto microsoft.com, noi sapremmo che l'indirizzo reale è un indirizzo gmail.com. Non solo, abbiamo più in basso la firma dell'originalità della mail che a sua volta è sempre di gmail.com. Ti ricordo che tutti questi dati non riguardano te, ma riguardano sempre il mittente. Quindi se l'indirizzo è difforme rispetto a quello che viene indicato qui, quindi nella provenienza o nel firmato da, possiamo dedurre con ragionevole certezza che si tratta di un'email di spam. Woody! Fantozzi, è lei? Ma non basta, perché i nostri provider ci mettono a disposizione anche un altro strumento potentissimo per individuare senza ombra di dubbio se una mail è autentica o meno. Tutto quello che dobbiamo fare è portarci qui in alto a destra, dove ci sono i 3 puntini verticali con scritto altro, farci clic su e andare a scegliere la voce mostra originale. Clicchiamoci su. Quello a cui dobbiamo fare particolare attenzione nella pagina che si viene ad aprire sono queste 3 righe, quella che si chiama SPF, quella che si chiama DKIM e l'ultima che si chiama DMARC. Che cosa sono queste 3 righe e che cosa fanno? La prima cosa che notiamo è che qui compare la parola fail, che significa che l'email non è attendibile. Non è attendibile per ben 3 motivi. Il primo è che l'indirizzo IP rilevato risulta in realtà essere non quello di microsoft.com, bensì l'indirizzo IP del sito farlocco da cui mi sono inviato questa fake mail. La seconda voce, ovvero DKIM, restituisce anche lei un fallimento, ulteriore conferma che si tratta di una mail di spam, perché riporta che il dominio microsoft.com non è il reale mittente di questa email. Ed infine il DMARC può essere considerato semplicemente un ulteriore controllo incrociato tra i primi 2 che dimostra anch'esso la non originalità di questa mail. Ma cosa succede invece quando una mail è originale? Per capirlo, mi sono inviato una mail da un altro indirizzo. Quello che vediamo se la andiamo ad aprire è che cliccando sulla frecciolina c'è una assoluta corrispondenza dei vari indirizzi che sono appunto degli indirizzi gmail.com. Inoltre risulta essere proveniente ancora una volta da gmail.com e firmato da gmail.com, quindi abbiamo una perfetta corrispondenza. Andando a fare la prova del 9, esattamente come abbiamo fatto prima, sui 3 puntini verticali e chiedendo di mostrare l'originale di questa email, vediamo che in questo caso le 3 voci riportano la dicitura pass, con i relativi indirizzi IP, dominio e controllo incrociato che risultano essere tutti quanti positivi. Insomma, un metodo davvero infallibile. È una mandragata! Un altro elemento che deve sicuramente insospettirci nel momento in cui riceviamo un'email è quando quest'ultima ci spinge a fare una qualche azione.
come ad esempio cliccare su un link oppure andare ad aprire un allegato. Le email di phishing sono sempre email che ci spingono a fare qualcosa. Quindi in questi casi, prima di fare quello che ti viene richiesto di fare, sarà sicuramente opportuno andare a verificare con la nostra mandracata che la mail sia legittima. E siamo arrivati ai ringraziamenti del giorno, che quest'oggi sono tutti per Armando Groppi, che si è appena abbonato al canale e quindi ti do il benvenuto a bordo nella community dei gentiluomini, e per Francesco D'Agostino con il suo generosissimo super grazie. Vi ringrazio entrambi infinitamente a nome mio e di tutta quanta la community per il vostro supporto. E l'ultimo ringraziamento, come ben sai, è sempre quello dedicato proprio a te, che hai guardato questo video, mi hai fatto compagnia durante questi minuti e detto questo mi taccio, ma non prima di averti salutato e dato appuntamento come di consueto alla prossima.